Ciao a tutti, questo è This is Wow e oggi parleremo dell'epigenetica, che non è una genetica epica, ma il modo in cui l'ambiente influenza il nostro genoma. Non tutto quello che le nostre cellule fanno è scritto nel loro DNA. In molti casi, infatti, come questo DNA viene letto e interpretato, dipende dall'ambiente in cui si trova la cellula, o per quanto ci riguarda, dall'ambiente che ci circonda. E no, non mi sto riferendo a meteoropatici. Il fatto che l'ambiente influenzi l'attività delle nostre cellule è in realtà abbastanza alla portata di tutti. Prendiamo due gemelli omozigote. Essi si sono originati dallo stesso ovulo e spermatozoo, formando una blastula, uno dei primissimi stadi di sviluppo di un feto, che o per un motivo o per un altro, si è scissa, andando a sviluppare due individui differenti, aventi però lo stesso identico DNA. Questi gemelli omozigote, avendo lo stesso genoma, dovrebbero essere identici, almeno per quanto riguarda l'aspetto, eppure non è così. Anzi, se separati alla nascita, essi possono sviluppare anche costituzioni molto diverse fra di loro. Questo significa che l'ambiente in cui sono nati e cresciuti, e con esso intendo non soltanto la casa di per sé, ma le amicizie, le persone che hanno incontrato, gli alimenti che hanno mangiato, quanto e come hanno dormito, eccetera, eccetera, ha fatto in modo che il loro DNA venga letto in maniera diversa. Insomma, è come se si fosse modificato il loro genoma, inteso come insieme di funzioni che una cellula può svolgere, senza che il suo DNA sia stato modificato. L'insieme di tutte queste modifiche al funzionamento del genoma, che non dipendono da mutazioni nel DNA e che sono ereditabili dalla cellula madre alle cellule figlie, sono chiamate modifiche epigenetiche. D'altronde avremmo anche potuto arrivare a questa idea anche considerando il nostro stesso corpo. Esso è costituito da centinaia di cellule diverse tra loro, che hanno funzioni, forme e capacità metaboliche anche molto diverse fra loro, eppure condividono tutte lo stesso identico DNA. Com'è possibile tutto questo? Immaginiamo di prendere lo stesso libro e di distribuirlo a tante persone diverse. Ci sarà quello entusiasta che lo leggerà tutto dall'inizio alla fine. Ci sarà magari quello che ha dei capitoli preferiti che legge velocemente e anche più volte, leggendo gli altri lentamente. Ci sarà quello svogliato che magari leggerà soltanto parti qua e là, ignorando la gran parte del libro. Ecco, le nostre cellule possono fare, e in effetti fanno, la stessa identica cosa. Potrebbero leggere tutto quanto, ma in realtà leggono soltanto le parti che a loro interessano per il loro funzionamento specifico. In questo modo, una cellula epiteliale che darà vita alla pelle leggerà soltanto quella parte del DNA costituito dai geni specifici per le cellule epiteliali, producendo soltanto quelle particolari proteine che gli conferiranno quella particolare forma e funzioni, mentre una cellula muscolare leggerà e tradurrà in proteine soltanto quei geni specifici per funzionare come cellula muscolare. Insomma, ogni cellula può leggere soltanto determinati tipi di geni. In che modo gli viene specificato cosa leggere? Nonostante nell'immaginario comune il nostro genoma sia costituito da tanti piccoli spaghetti lunghissimi, uno per ogni cromosoma, in realtà assomiglia di più a tante collane di perle con le estremità aperte. Il filo di DNA, infatti, è attorcigliato delle proteine speciali chiamate istoni, che gli conferiscono la forma di un filo di perle. L'insieme di DNA e istoni è chiamato cromatina. A loro volta, DNA e istoni sono raggruppati in loop, in modo tale da poterli organizzare e dividere in domini. Siccome il macchinario che consente di leggere il DNA e trascriverlo in mRNA e quindi poi creare proteine è enorme e ingombrante, va da sé che più il DNA è avvolto attorno agli istoni e più questi loop sono fitti e arrotolati, meno è disponibile ad essere trascritto in mRNA. Il modo in cui è impacchettato il DNA dipende principalmente da modifiche chimiche che vengono fatte agli istoni. Sono proprio queste modifiche agli istoni che vengono causate dagli stimoli che la cellula riceve, appunto, dall'ambiente. Insomma, segnali chimici e meccanici alterano come il genoma è impacchettato, rendendo più o meno disponibile parti di esso alla trascrizione in mRNA e definendo in ultima analisi quello che quella cellula può fare. Semplice, no? Vediamo adesso degli esempi di come l'ambiente influenza le cellule. Nel moscerino della frutta, per esempio, allo stadio di singola cellula si forma un gradiente di proteine particolari.
Quando questa cellula si dividerà nelle cellule figlie, esse avranno contenuti diversi di queste proteine che influenzeranno il destino di queste cellule. Alcune, per esempio, daranno vita al segmento anteriore, altre al segmento posteriore. Questo è un esempio di memoria cellulare, che influenza appunto soltanto la singola cellula e le cellule figlie discendenti, e che spesso si evidenzia durante lo sviluppo di un feto. Prendiamo un altro esempio. Il lievito, per poter ricavare energia dal glucosio, deve creare ogni volta delle proteine, attivate proprio dalla presenza di glucosio nell'ambiente. Lo stimolo frequente nelle cellule, dovuto all'alta presenza di glucosio nell'ambiente circostante, fa sì che le cellule figlie attivino più rapidamente questi geni, e quindi rendendole più reattive alla presenza di glucosio. Insomma, stiamo capendo sempre di più che la nostra sequenza genomica è solo una parte di ciò che siamo. L'altra parte è l'epigenetica, cioè come il nostro genoma viene letto. Diffidate quindi da chi vi promette di dirvi come invecchierete e quali malattie svilupperete soltanto partendo dal vostro DNA. A parte alcune particolari malattie molto note e ben studiate, così come per alcuni tipi di tumore, le mutazioni del nostro genoma non sempre bastano a decidere il nostro destino. E tu, quanto pensi che il tuo ambiente abbia influenzato ciò che sei? Scrivicelo nei commenti qua sotto. Se il video ti è piaciuto, lasciaci un like e iscriviti al canale. Noi ci rivedremo come sempre la prossima volta. Ciao!